Welcome to the second episode of the Alba GB Classical Guitar Safari and Luthier video series. This time, our journey takes us to Rome, Italy, for the Roma Expo Guitars. A place where we return every year to meet friends, discover new makers, and celebrate the classical guitar. It was there that we first met the luthier Leonardo de Gregorio. The organizers, Massimo and Gabriele, introduced us to Leonardo during one of our early visits to the expo. Leonardo first came to our stand to talk about our cases, and since then he has been using Alba GB cases for his guitars. Last year, we began discussing a guitar for our new classical guitar store. We talked about the materials, construction, sound, and playability, and after seeing and hearing the finished instrument, we are very happy with the result. After the expo, we visited Leonardo's workshop in Rome. We filmed the guitar, looked closely at the details, and continued the conversation over lunch. Guitars, spaghetti, Italian wine, and good company. We really did not want to leave, and that is why we return to Rome every year. But now let us turn to the guitar itself, which is available at albagb.com. We will let Leonardo de Gregorio present the instrument in his own words and guide us through the materials, construction, and details of this very special classical guitar. Stay with us until the end, because there is also a cameo appearance from another dear friend who works closely with Leonardo. Ciao a tutti, mi chiamo Leonardo De Gregorio, sono liutaio di Roma, vivo qui vicino San Pietro e il mio laboratorio è qui. La chitarra che vi presento è una chitarra double top con doppia tavola, Nomex. Il top è in cedro, le fasce e il fondo sono in bocote e internamente in Venghè. Il manico in cedrella, la tastiera ebano, ponticello in palissandro, tastiera rialzata, meccaniche Chris Barnett e custodio ovviamente Alba Guitar Case. Bene, dopo aver parlato un po' con Peter abbiamo deciso di, chiaramente sotto il mio consiglio, di utilizzare una tavola in cedro perché si presta molto bene a questo tipo di progetto. Quindi una tavola come questa, cedro canadese, molto leggero e risponde molto bene all'impulso della corda e quindi si adatta all'utilizzo del Nomex e quindi alla costruzione del double top. Allora, il double top che costruisco io è in questo momento sto utilizzando il Nomex, che è un materiale che ormai viene utilizzato da tanti anni, da circa 30 anni, e il suo processo è questo, cioè si incolla tra due tavole di cedro o di abete. Nel nostro caso è una chitarra in cedro, quindi così, e utilizzando colle di ogni genere, colle poliuretaniche, colle epossitiche, si fanno attenzione ai pesi, a dove mettere il Nomex. Il double top si può fare in tanti modi diversi. Io ho il mio metodo costruttivo, mi ispiro comunque alla tradizione tedesca di Matthias Dammann, di Wagner, e negli ultimi anni sono tornato al Nomex dopo aver utilizzato per altri periodi materiali leggeri come la balsa, ma preferisco il Nomex perché riesco ad ottenere maggiormente quello che ho nella testa, che inseguo da tanti anni. Per quanto riguarda le fasce ed il fondo, nelle mie chitarre utilizzo soprattutto Venghè, questo negli ultimi anni, perché è un legno che ricorda il brasiliano, il palissandro brasiliano, non esteticamente ma acusticamente. Quando battiamo questo legno sembra quasi di avere una campana, cioè una campana di vetro, quindi ha veramente delle proprietà acustiche importanti che a me piacciono tanto. La differenza è che il brasiliano
è arrivato a delle cifre altissime, costa tantissimo e ha bisogno di certificazioni a volte non facili da trovare. E nel caso della chitarra che ho dato a Alba GB, ho utilizzato il Venghé all'interno e il Bocote all'esterno per dare un tocco anche di colore che mi piaceva molto. Questo è il Bocote, che è un legno messicano, molto bello, molto appariscente, molto colorato, ed è un legno non tanto utilizzato, ma a me piaceva molto perché, come dire, sposava bene i colori del resto della chitarra. Allora, mi piacerebbe mostrarvi la rosetta delle mie chitarre, che è questa. È un disegno originale Torres, anche se leggermente modificato nei colori e nell'utilizzo di alcuni legni. Qui vi faccio vedere i filetti già preparati, i mosaici già preparati, andrà montata e alla fine otterremo questo. Perché Torres? Perché mi piace molto mischiare il moderno, il contemporaneo, che è la mia chitarra, alla tradizione, e quindi Torres. Trovo che sia un disegno molto bello, semplice, efficace, sia sull'abete che sul cedro, come nel caso della chitarra già vista. Allora, io ho sempre utilizzato in passato soprattutto legni come l'ebano, anche il palissandro, che sono i legni più utilizzati per fare le tastiere. Devo dire che negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, sono stati prodotti materiali alternativi all'ebano, che ricordano l'ebano per il colore, per la densità, per il peso, ma più stabili, più adatti anche all'utilizzo immediato, proprio perché non ha bisogno di decenni di stagionatura. Questo per esempio è un legno chiamato Royal Blackwood, che è un palissandro trattato nei forni, viene essiccato, stagionato, prende questo colore nero che sembra ebano. Questo non è ebano in realtà, ma è un legno che utilizzo da circa 10 anni, mi trovo molto bene, c'ha anche una sua bella risonanza, e la particolarità delle mie chitarre è che utilizzo un manico rialzato, mettendo una striscia di cetrella sotto all'ebano. A questo punto si vede, e ha un senso importante non solo per la facilità di esecuzione, cioè nell'arrivare qui sopra la tastiera, ma anche per aumentare l'angolazione rispetto alla tavola armonica, e quindi tutto questo, diciamo, ne va a rendere più efficace il movimento della tavola con il Nomex. Il processo costruttivo delle fasce delle mie chitarre è abbastanza tradizionale. Queste sono 2 fasce ancora intere. Normalmente, ma non sempre, piego le fasce, le metto in forma e internamente, qui si dovrebbe vedere, le rivesto con un materiale leggero che però allo stesso tempo dà maggior resistenza alla fascia. In questo caso abbiamo il Venghé esternamente e internamente dell'acero, quindi fasce leggere, elastiche ma resistenti. Allora, dopo tanti anni in cui ho sperimentato, ho provato tante vernici poliuretaniche, vernici nitro, gomma lacca, dopo tanti anni sono tornato all'utilizzo della gomma lacca.
Per quale motivo? Perché è una vernice veramente fantastica, una vernice molto delicata, ma allo stesso tempo lascia veramente vibrare e respirare il legno, dando anche un aspetto vero, un aspetto, mette in risalto i colori, le velature del legno come nessun'altra vernice fa. E più delicata perché essendo a base di alcol, questa è la gomma lacca che utilizzo io, essendo a base di alcol, ovviamente con il contatto del nostro corpo, del sudore, ovviamente più soggetta a opacizzazioni, a scoloritura. Però è una vernice che viene utilizzata da sempre e per questo c'è un motivo, insomma. Io la amo e sicuramente continuerò a utilizzarla. Mi chiamo Romano Gambacorta, sono un antico liutaio, antico romano. Attualmente sono 7 anni che lavoro con Leonardo De Gregorio. Lui fa le sue chitarre, io faccio le mie e poi facciamo un progetto assieme in un altro strumento. Ho imparato molte cose da Leonardo, mi ha dato una mano anche a livello tecnico di conoscenze. Ci siamo scambiati un po' di cultura, io ho cominciato tanti anni fa. Mi trovo benissimo, faccio chitarre particolari, non amo chitarre di modelli tipo copia e incolla, sono molto creativo, faccio cose personali che mi piacciono molto, ho dei progetti di chitarre che sto seguendo, anche i miei, adesso sto lavorando su un progetto Hernandez Aguato e qualche chitarrina ogni tanto mi capita anche di venderla, ecco tutto qui. This Leonardo Di Gregorio 2026 double top classical guitar is now available at albagb.com. Visit our YouTube channel to hear this guitar in action. Follow AlbaGB on Instagram and YouTube for live concerts, performances, close-up videos, and more stories from our Classical Guitar Luthier series and Classical Guitar Safari videos.